Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Prima di cominciare, vi ricordiamo che tutti i dettagli sono nel nostro video. Iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto con chi non vuole perdersi nemmeno un aggiornamento. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, un fatto inatteso ha scosso il mondo dello spettacolo e ha colpito direttamente il cuore dei fan. Can Yaman sta vivendo un momento che non avrebbe mai voluto affrontare. Secondo informazioni raccolte dal suo entourage, la sua compagna, Demet Özdemir, è stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva a causa di un problema di salute serio e improvviso. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla diagnosi, e questa incertezza ha alimentato l'ansia di familiari, amici e di un pubblico enorme che li segue con dedizione da anni. Fonti vicine alla coppia raccontano che Khan, in queste settimane, appare consumato dalla tensione. Chi lo conosce bene lo descrive provato, ma lucido e determinato. Un amico fidato, con la voce spezzata, ha confidato: Khan è distrutto dall'angoscia, ma non molla. È presente in ospedale a tutte le ore, si muove in silenzio nei corridoi e non lascia mai sola Demet. Un cambiamento che non è passato inosservato. L'attore, abituato a condividere momenti energici e sorrisi sui social, è sparito dalla scena digitale, scegliendo un silenzio rispettoso e concentrato solo su ciò che è davvero essenziale. Fino a pochi giorni fa, Demet Özdemir dominava le cronache con nuovi progetti, impegni intensi e una luce professionale che sembrava crescere senza sosta. Poi, all'improvviso, tutto si è fermato. Il suo ricovero ha generato un'ondata di preoccupazione che ha oltrepassato i confini del paese, perché Demet non è solo un volto della televisione, è un simbolo di forza, grazia e vicinanza ai fan. Le prime indiscrezioni parlano di un'equipe medica che la segue con la massima attenzione, mentre Khan le stringe la mano tra un controllo e l'altro, sussurrando le parole calme per farle sentire che non è sola, nemmeno per un istante. La vita attorno all'ospedale ha preso un ritmo diverso. All'ingresso, tra fiori e bigliettini, compaiono messaggi scritti a mano, lunghi come lettere d'amore: rimani forte, Demet, ti aspettiamo sul set, siamo con voi. Alcuni fan si sono organizzati per portare piccoli omaggi senza invadere la privacy della coppia, mantenendo un rispetto commovente. Nel frattempo, i colleghi del settore si sono fatti sentire con discrezione. C'è chi ha mandato un abbraccio virtuale, chi si è messo a disposizione per gestire incombenze professionali, chi ha fermato impegni per essere presente, ma lontano dai riflettori. Sul fronte comunicazione, la cerchia più stretta ha scelto la linea della sobrietà. Poche parole, misurate, quasi sussurrate, si pensa solo a proteggere la serenità e la guarigione. Quando ci sarà qualcosa di ufficiale da dire, sarà la stessa famiglia a comunicarlo. A dimostrazione di quanto la coppia tenga a non alimentare chiacchiere inutili, si è deciso di non rilasciare dichiarazioni affrettate. Eppure, nonostante il riserbo, è impossibile arginare l'affetto della gente. La rete si è riempita di testimonianze, ricordi, spezzoni di scene amate e foto che raccontano la strada percorsa insieme da Khan e Demet. Intanto, si moltiplicano i racconti su come Khan stia vivendo questo periodo. Le voci concordano: dorme poco, quasi nulla. Passa le giornate tra la sala d'attesa, la stanza di Demet e qualche rapido rientro a casa, soltanto per una doccia o per recuperare il necessario. Dicono che abbia rifiutato offerte lavorative importanti, progetti che avrebbero fatto parlare chiunque, pur di restare. Non è un gesto di immagine, ma una scelta istintiva, tutto, ora, ruota attorno a lei. E questo, per chi lo conosce, non sorprende. Khan è passionale, quando decide da che parte stare, ci sta con tutto se stesso. Sui social, un'etichetta di sostegno con il nome di Demet è esplosa in tendenza, trasformandosi in un fiume di messaggi. Nel giro di poche ore, migliaia di persone hanno scritto pensieri di incoraggiamento, pubblicato ricordi, promesso di aspettare, senza pressioni, finché non arriverà la luce buona. All'ospedale, i fiori recapitati non si contano più, e si dice che persino il personale abbia chiesto di limitare le consegne per non sovraccaricare i corridoi. Nonostante tutto, ogni singolo gesto viene raccolto e custodito,
sono segni di un affetto che non si consuma al primo vento contrario. Le indiscrezioni che filtrano dalle corsie parlano di una situazione critica ma stabile. È la definizione che spiega tutto e insieme non spiega niente, perché lascia aperto un campo di speranza e timore. I medici, raccontano, lavorano con dedizione e prudenza, curando non solo il corpo ma anche l'umore, incoraggiando Dimet con parole gentili, proteggendola da rumori e agitazione. Il sostegno di Khan è una costante, racconta storie divertenti, le ricorda i loro momenti preferiti, le promette che il primo caffè fuori da qui sarà il più buono della loro vita. Arrivano poi le parole, brevi e ferme, dall'entourage. Saremo al fianco di Khan fino a quando Dimet non sarà completamente ristabilita. Molto di ciò che circola non corrisponde alla realtà. Una presa di posizione che mira a fermare l'eco di congetture e titoli gridati. Perché sì, le speculazioni non mancano, c'è chi enfatizza la gravità, c'è chi minimizza. Ma la verità, per ora, è una sola, c'è un percorso in corso, e va attraversato con pazienza e rispetto. Questa prova ha acceso un riflettore potente sulla loro relazione. In rete, tra le immagini e i commenti, spuntano frasi che scaldano. Sostenersi nel buio è la forma più alta d'amore, il vero coraggio è restare, quando tutto si ferma, contano solo le mani che si stringono. Non è solo romanticismo, è la testimonianza di come, oltre i copioni, ci sia una realtà fatta di scelte quotidiane, piccole e gigantesche insieme. E probabilmente, indipendentemente dai tempi della guarigione, la dedizione di Khan resterà a lungo negli occhi del pubblico. C'è anche un'altra voce, ribadita da più fonti. La vita privata di Khan è quasi completamente sospesa. Gli impegni superflui sono spariti dall'agenda, i social sono fermi, le apparizioni pubbliche annullate. Qualcuno che gli è vicino racconta, quando è con Dimet, non guarda l'orologio. Resta, ascolta, osserva ogni respiro. Chiede ai medici come può essere utile, prende appunti, cerca di capire tutto. È un'immagine che stride con la patina patinata del divo, ma che in realtà lo racconta meglio di qualunque servizio fotografico. Il mondo dello spettacolo osserva e commenta sottovoce. C'è chi parla di condizioni delicate, chi invita alla calma. Ciò su cui tutti concordano è la scelta di Khan, esserci, senza rumore, con tenacia. Intorno alla coppia, gli amici più stretti si sono attivati, c'è chi si occupa di coordinare le visite, chi gestisce il flusso di messaggi, chi porta pasti caldi quando la notte si allunga e il tempo si sfilaccia. È una rete silenziosa, ma forte, che protegge e sostiene con discrezione. Si mormora che i medici abbiano raccomandato ancora alcune settimane di terapia intensiva per assicurare un recupero pieno e senza scosse. Una prospettiva che pesa, che allunga l'ansia, ma che al tempo stesso indica una direzione, restare concentrati, non farsi travolgere dalle paure, onorare ogni piccolo miglioramento. Khan, dicono, mantiene la calma con disciplina, scherza quando serve, tace quando è il momento. E cerca sempre di far sentire a Dimet quella promessa sussurrata, io ci sono. Le ultime ricostruzioni parlano anche delle notti, Khan si fermerebbe fino all'alba, seduto su una poltrona accanto al letto di Dimet, con un plaid sulle spalle e gli occhi fissi al monitor che scandisce ritmi e silenzi. A volte si addormenta così, con la mano nella sua, per poi svegliarsi di colpo a ogni passo in corridoio. Non è più solo un attore, ha detto un conoscente, è la sua guardia, il suo scudo. Fa il possibile per strapparle un sorriso, anche quando la stanchezza morde. E questa immagine, così semplice e potente, ha già trovato casa nel cuore di tanti. Anche altri volti noti, si dice, sono riusciti a passare per un saluto discreto. Hanno scelto il silenzio pubblico per non esporre ulteriormente la coppia, ma la loro vicinanza è stata percepita. Non parliamo di passerelle, ma di presenze reali, un messaggio lasciato al desk, un mazzo di fiori senza biglietto, una tisana calda recapitata in una notte difficile. Gesti piccoli che raccontano una comunità che, quando serve, sa farsi accanto. E mentre l'attesa continua, cresce il desiderio di un comunicato ufficiale. Non per curiosità morbosa, ma per poter finalmente respirare.
Nel frattempo, la richiesta della famiglia e degli amici è chiara: evitare interpretazioni, rispettare il tempo della medicina e la voce di chi sta accanto a Dimet giorno e notte. La speranza non vacilla. È fatta di cose concrete, di numeri che vanno nella direzione giusta, di sguardi che ogni tanto si rilassano, di medici che annuiscono, lenti ma convinti. Nei corridoi, la luce fredda riflette le attese. Fuori, il mondo corre, ma qui dentro c'è un'altra misura del tempo. Khan, abituato ai set, ai viaggi, alle folle che lo chiamano per nome, ha messo tutto in pausa senza esitazioni. In questo silenzio attivo, lontano dai clamori, si sta raccontando una storia d'amore e di resistenza che non ha bisogno di frasi ad effetto. Eppure, l'effetto c'è, si sente nelle parole che arrivano dai fan, nella compostezza con cui gli operatori proteggono la privacy, nella scelta di non trasformare un dolore in spettacolo. Questa vicenda resterà a lungo nel dibattito del gossip, non per la curiosità fine a se stessa, ma per ciò che mostra di due persone al di là dell'immagine. Che sia domani o tra qualche giorno, un aggiornamento ufficiale arriverà. Fino ad allora, l'auspicio è uno solo: che Dimet continui a migliorare, che la terapia faccia il suo corso, che il sorriso di lei torni a occupare lo spazio che merita e che la mano di Khan, lì accanto, possa finalmente stringere senza tremare. Grazie per aver seguito questo racconto su Segreti Turchi. Se vi è piaciuto e volete restare aggiornati su ogni sviluppo, iscrivetevi al canale e condividete il video con chi, come voi, crede che in momenti come questi contino la solidarietà, il rispetto e l'amore vero.